La prima profezia di cui vi parlo è la profezia proprio del sesto sole, quindi abbiamo visto che il giorno galattico, secondo i Maya, quindi il tempo in cui il sistema solare ruota intorno al centro della Via Lattea, è di 25.625 anni, che più o meno è il tempo della precessione degli equinozi. La precessione degli equinozi poi determina quelle che sono le case astrologiche, i 12 segni zodiacali. Quindi il quinto sole era iniziato il 13 agosto del 3114 a.C., secondo il nostro calendario, ed è terminato il 21 dicembre 2012. Quindi è iniziato il ciclo del sesto sole, che durerà altri 5.125 anni. Su questo nuovo ciclo i Maya hanno fatto appunto delle profezie sul contatto extraterrestre. Considerando questo il giorno galattico, i Maya lo dividevano in 5 fasi, che erano come le fasi della giornata di 24 ore, quindi mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera, notte fonda, alba. Ecco, adesso siamo in questa fase qui. Stiamo uscendo dalla notte fonda, che è stata la fase energetica più bassa, più negativa, e stiamo nella parte più buia, ma quella che prelude al sorgere del sole, quindi l'alba della nuova era. La profezia dice: nell'era del sesto sole tutto ciò che è occulto e sotterrato verrà allo scoperto. La verità diventerà luce e seme della vita. Saranno i figli del sesto sole a viaggiare tra le stelle. Analizziamola. Nell'era del sesto sole tutto ciò che è occulto e sotterrato verrà allo scoperto, cioè a partire da dopo il 2012, 21 dicembre, dove inizia il sesto sole, i segreti nascosti dal potere verranno alla luce. Questo lo stiamo vedendo in questi giorni. Proprio poche ore fa Pam Bondi ha pubblicato una delle prime liste dei clienti di Epstein e altre cose che stanno accadendo. La stessa disclosure del Pentagono che è iniziata nel 2017, cioè la rivelazione sulla visita extraterrestre, un altro caso emblematico, appunto gli scandali di Epstein, le ultime iniziative di Donald Trump di rivelare i segreti delle uccisioni di John Kennedy, Martin Luther King, Bob Kennedy, attentato dell'11 settembre, i segreti della vera origine del Covid, eccetera, eccetera, insomma. Questa, nell'era del sesto sole, tutto ciò che è occulto e sotterrato verrà allo scoperto, sta accadendo. La verità diventerà luce e seme della vita, significa che le verità occultate per decenni e ora rivelate, o in via di rivelazione, saranno la base su cui si svilupperà una umanità, perché chiaramente la rivelazione della verità è una bomba atomica che distrugge le radici stesse del potere negativo che ha dominato e schiavizzato il mondo fino ad oggi. Quindi viene devastata. Quindi ci sarà una umanità che con chiara coscienza vivrà con chiara coscienza delle verità spirituali universali oltre che umane. E quindi sarà una umanità in cui trionferanno finalmente la pace e la giustizia. Saranno i figli del sesto sole a viaggiare tra le stelle? Beh, chiarissimo. Quindi grazie al salto di coscienza determinato dalla rivelazione delle verità universali, prima occultate, quindi scienza dello spirito, che ci rimette in mano il nostro potere personale. Noi oggi siamo come dei barboni che vivono alla stazione Termine e chiedono l'elemosina e non sappiamo che abbiamo in tasca un biglietto della lotteria da 1 miliardo di euro. Perché il nostro potere personale non ci può essere tolto. È insito nello spirito. Quindi come ci fregano? Tenendocelo nascosto e riempiendoci la testa di un sacco di stupidaggini. Vi ricordate i pigs? Chi se li ricorda i pigs? Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna, Grecia erano quelli che vivevano a sbaffo, che vivevano al di sopra delle loro possibilità. E chi è che fregava e fotteva economicamente? I tedeschi, che avevano messo in piedi un sistema di truffa che gli è costato il Nord Stream
perché la Merkel ha trescato con i gruppi elitari per creare un sistema economico dove si sono arricchiti sfruttando proprio noi e tenendoci con la testa calata, accusandoci che eravamo degli sperperatori che vivevano al di sopra delle loro possibilità. E ci fregano con la propaganda. Zelensky, grande statista, l'abbiamo visto ieri, le sberle che ha preso da Trump e da J.D. Vance. La verità viene fuori in una... Sapete che significa per quell'essere laido che è la von der Leyen? Cioè, questa è altro che la clava dei Flintstone sulla testa. La scenata di ieri tra un Zelensky imbecille che dice a Trump e anche voi passerete dei guai, lì Trump si scatena, dice ma come fai tu al presidente della nazione che ti ha riempito d'oro, che ti dà le armi, gli specialisti, ti permette di usare i satelliti, tu gli vai a dire sulla faccia e anche voi avrete dei guai? Ma sei scemo? Proprio scemo? Ecco quindi che il grande statista che successivamente è stato consolato da tutti, la furbetta Meloni, classica italiana, adesso fa il pesce in barile. Prima si strofinava come una gattina, faceva le fusa con Biden, si sbaciucchiava a Zelensky, lo abbracciava come se fosse il cugino dato per morto in guerra. Mo' sparita, ipocrita. Mamma mia che gentaglia. Però, altro fatto importante, il tempo, dicono i Maya, è ricorsivo. Trump dice a Zelensky, tu hai rischiato d'azzardo con la terza guerra mondiale. Chi governava alle soglie della seconda guerra mondiale? Chi governava l'Italia? I fascisti. Chi c'è oggi al governo alle soglie della terza guerra mondiale? I fascisti, che significa che il popolo italiano coglione era e coglione è rimasto. Questo significa. Perché la funzione del tempo è repetita iuvant. Non l'hai capito la prima volta, te lo ripeto, vediamo se lo capisci la seconda. Solo che il primo evento è di più alto livello energetico, il secondo è più basso, cioè più sfacciato, perché se non hai capito quello più elevato, te lo faccio capire proprio così, cioè te lo semplifico. Quindi abbiamo della gentaglia che è impresentabile, non sono statisti. Il grande statista Salvini che ha fatto, ci mazzola con le multe, cambia il codice stradale, wow, un genio. La Meloni senza valori, tresca col più forte. Infatti appena visto che Biden cadeva è corsa subito a baciare le chiappe di Trump. Subito. In questo siamo dei campioni noi italiani. C'era il veggente americano Edgar Cayce che andava in trance e vedeva le cose del futuro. Gli fu chiesto, Edgar, cosa ci puoi dire dell'Italia, del popolo italiano? E lui disse, si vende per un piatto di lenticchie. Paghiamo il karma, anche noi, dell'impero romano. Quindi, grazie al salto di coscienza che viene dalla verità, soprattutto da queste verità universali, vivremo il contatto cosmico perché è previsto, perché il contatto cosmico è l'evento che apre la porta del nuovo regno. Uno verrà preso, l'altro verrà lasciato. Nelle lettere di Paolo, seconda lettera ai Tessalonicesi, si chiama rapimento della Chiesa. Va evidenziato che la parte della profezia del sesto sole, in cui dice, bella questa immagine, l'ho fatta con l'intelligenza artificiale. Gli ho scritto, sai, gli scrivi, gli ho detto, fammi un'immagine di Gesù mentre spiega la parabola della lucerna. Non la posso fare perché è una richiesta pericolosa.
Mi ha risposto così. Ho detto, hai capito, sei scema. Così ho scritto, crea un'immagine di un giovane uomo di 30 anni con barba e pizzetto corti, capelli lunghi, vestito con tunica bianca, mantello rosso, cinturino blu, che parla a delle persone, vestite anche loro come nella Galilea di 2000 anni fa, con lucernaio messo su un tavolino e lui è seduto assieme agli altri. Paf! Non sto scherzando. Così. Se fosse stata una ragazza l'avrei baciata. Sei stupida, però sei brava. Guardate che bella immagine. Pare la foto di un film. Bellissima. Gesù non lo vuole sentire. Quindi la profezia dice, nell'era del sesto sole tutto ciò che è occulto e sotterrato verrà allo scoperto. Ed è praticamente identica alla profezia di Gesù che troviamo ad esempio in Marco 4, 21-22. Diceva loro, si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto, o piuttosto per metterla sul lucerniere? Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Quindi Cristo ci dice che sarebbe venuta un'era, così come ce l'hanno detto i Maya, dove i grandi segreti del bene e del male sarebbero diventati tutti di pubblico dominio. Ovviamente i segreti del male ne minano le fondamenta facendolo crollare. E questo si lega alla profezia di Daniele di cui vi ho parlato prima.